Come promesso, eccomi qua e come vedete ho la nuova maglietta. Molti l'avranno già vista su Instagram, molti no. Ecco perché faccio questo video, per spiegarvi con chi e soprattutto dove correrò nel 2024. Ripeto, chi mi segue sugli altri social già lo saprà, ma per molti che non mi seguono invece, fatelo mi raccomando, tra l'altro, lo spiego anche su YouTube. Allora, partiamo dal fatto che finalmente è tutto ufficiale, la stagione è impacchettata e pronta. Io correrò con il team che si chiama PT Motorsport, come vedete qui, nel campionato europeo Junior GP, e la categoria sarà sempre la Stock 600, che non è la Super Sport 600 per chi non lo sa, molto simile, cioè la moto è la stessa, cambia quello che puoi fare, cioè il regolamento tramite modifiche motori, piuttosto che altri dettagli che non sarò qui a spiegare adesso nel dettaglio. Comunque sì, Stock 600 nel campionato europeo, quindi non sarà un campionato nazionale come i soliti che ho fatto fino adesso, ma sarà il primo campionato europeo che, per chi non lo sa, si trova nel Junior GP, che è il mondiale junior composto di diverse categorie. C'è la Moto 3 che è il mondiale junior e la Stock 600 con la Moto 2 che sono europei, poi c'è la European Talent Cup, insomma un campionato gestito da Dorna, è l'anticamera del mondiale in termini di prototipi e anche la categoria massima per quanto riguarda la categoria Stock 600, perché di più non c'è, oltre, non c'è più il mondiale stock, quindi il passo successivo sarebbe solamente il mondiale super sport. Adesso ci concentriamo sulla nostra stagione 2024, quindi correrò con questo team con cui mi sono trovato molto bene, ho fatto molti test, sempre supportato la mia Academy, Swiss Ride Academy, ve l'avrete visti su Instagram che postavo video e foto già con questo team, appunto dopo aver concluso con il vecchio team. Quindi seguitemi su Instagram perché se non avete capito lì vi dico tutto prima che qui, quindi fatelo mi raccomando. Detto ciò, ora che vi ho sganciato la bomba finalmente dopo tanto tempo che vi dicevo dove avrei corso nel 2024, non ve lo posso dire perché non lo sapevo neanche io fino all'ultimo, quindi ho dovuto un attimino temporeggiare per concludere il tutto. Adesso sto già incominciando a far fare tutte casche e robe, quindi pian piano arriveranno video. È un periodo delicato perché a soli 2 mesi dall'inizio della stagione le cose da fare incominciano a essere molte, quindi sarò un po' incasinato, però i video vi porterò di qualsiasi tipo. Quest'anno i video in pista sarà difficile portarli perché, come sapete, Dorna non vuole che si filmi niente o comunque poco, c'è ancora meno elasticità del campionato scorso, come vi ricordate ho fatto fatica. Purtroppo video in pista se ne vedranno pochi, magari i test qualcosa posso fare, però non garantisco niente. Però video nei millamenti e robe che faccio come al solito, quelli sempre. Datemi idee, per questo qua è un canale che uso principalmente per trasmettere la mia passione di andare in moto e fare il mio stile di vita comunque a chi è appassionato di motociclismo e a chi gli interessa, e porto anche altre cose, quindi è un canale che porto tutto. Certo è centrato sui motori, però faccio anche altro, come vedete porto il video in bici, il video delle mie giornate tipo, quindi voi chiedetemi cosa vi piacerebbe vedere e io ve lo porterò, insomma basta chiedere, io proverò a vedere cosa posso fare, ecco, per portarvi contenuti che vi piacciono. Detto ciò, vi voglio parlare un po' di questo campionato che è molto interessante. Infatti praticamente tutti quelli del campionato che facevo prima, l'SBK, sono tutti iscritti all'europeo. Sarà interessante vedere l'entry list, ho visto nomi interessanti, ecco. Vi racconto un po' il campionato. Negli anni passati questo campionato era conosciuto per dividere la griglia con la Moto 2, appunto c'era una griglia divisa in due, la Moto 2 e la 600, e correvano assieme, appunto era un po' un casino perché la Stock aveva poca visibilità, essendo che c'era la Moto 2 in primo piano. Da 1 o 2 anni a questa parte mi pare, se non erro, che abbiano diviso finalmente queste due categorie, quindi la Moto 2 europea fa a sé e la Stock 600 fa a sé. Poi ci sono le altre categorie mondiali junior che sono anche quelle a parte chiaramente, quindi è un campionato molto più ordinato e soprattutto della buona visibilità un po' in TV, perché quella serve per gli sponsor, se no nada. Questo è il motivo per cui ho deciso di fare questo campionato, perché è un campionato importante, è un campionato europeo, un campionato che fa classifica a sé, non come quello che faceva l'anno scorso che era diviso con la Super Sport e quindi che corri sempre con gente più veloce di te, però poi dividono la classifica, insomma non si capisce niente. Mentre questo tutte molto uguali, infatti saranno praticamente tutte R6 stock, forse c'è qualche Kawasaki 1-2, niente di eclatante, ecco. Vi faccio una breve presentazione anche del team con cui correrò. PT Motorsport appunto è un piccolo team che nasce a Jerez, non è un team grandissimo, però è un team che può fornirmi quello che mi serve in questa stagione e soprattutto mi sono trovato bene con loro durante i test e per questo ho fatto questa scelta. E diciamo che finora, anche nell'ultima gara che abbiamo fatto nel campionato scorso, appunto nell'SBK, siamo tornati bene. Certo avremo da fare un percorso di crescita assieme, io avrò altri 2 compagni di squadra che corrono con me nella stessa categoria e purtroppo quest'anno ragazzi non correrò col 73 perché me l'hanno preso, me l'ha rubato proprio il mio compagno di squadra, fa ridere lo so, però era iscritto prima di me e ce l'aveva lui, quindi userò il 75. Il mio numero rimane sempre 73, però per questa stagione, sperando che si liberi, dovrò usare il 75 perché dal regolamento chi ce l'ha prima non lo puoi togliere, ecco.
quindi solamente uno può avere un numero e l'altro deve adattarsi inventandosene un altro, come ho dovuto fare io. Ci sono ancora un po' di cose che devo finalizzare, quindi per ora questo è quello che posso dirvi. Intanto io ve l'ho buttata lì, vi lascio sullo schermo il calendario, così se qualcuno passa per Spagna e Portogallo può venirmi a vedere, o Italia, ancora più facile perché la prima appunto è a Misano. Io vi lascio tutte le informazioni sullo schermo, voi mi raccomando iscrivetevi perché mi aiuta molto. Quest'anno mi affiderò anche a un professionista, quindi un preparatore atletico professionista, e vi porterò nuovi video appunto sulla mia nuova preparazione atletica per il 2024. Iscrivetemi nei commenti se vi può interessare, assieme ovviamente a altre idee che vi possono venire in mente, come vi ho detto precedentemente. Quindi la primissima gara del campionato europeo Stock 600 il 21 aprile a Misano. Ovviamente prima farò dei test e magari vi riesco anche a portare qualche cosa di piccante. Quindi sì ragazzi, queste erano le big news. Sono veramente contento di poter correre un campionato europeo finalmente dopo tanto tempo che faccio campionati nazionali comunque di livello alto, però ci voleva quello steppettino in più e quest'anno è l'anno dove l'abbiamo fatto appunto. Io spero il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo prestissimo con altre news. Al prossimo video, lasciate un like, iscrivetevi, ciao a tutti.